Heavy Metal Heaven. Oggi ospitiamo di nuovo una nostra vecchia conoscenza che torna a splendere col suo ultimo album e un folk metal più estremo rispetto al passato. Se ci segui dai tempi della website, sai anche tu che definire gli Exilium una vecchia conoscenza di Heavy Metal Heaven è persino riduttivo. Ascoltiamo questa band di Varese da quasi un decennio, dalla recensione a inizio 2016 dell'EP d'esordio The Blind Crow, uscito l'anno prima. All'epoca lo avevamo gradito molto, come avevamo apprezzato il primo full length Tales from This Land 2 anni dopo, più o meno sulle stesse sonorità. Sonorità che però erano destinate a cambiare nel secondo, The Fifth Season, del 2021. Al suo interno gli Exilium mescolavano il folk metal più melodico dei primi dischi con influssi più estremi. Per i nostri gusti quello era il principale difetto del disco. Il gruppo a tratti sembrava indeciso se puntare più sulla cattiveria o sulla melodia passata. Non a caso, alla fine della recensione ci chiedevamo se non fosse un disco di transizione verso nuovi lidi musicali. Era proprio così, come dimostra Myth of Mankind. Uscito lo scorso 23 maggio, sempre sotto RockShox Records, mostra il gruppo varesino ancora più avanti in quella direzione. Il folk metal rimane il centro della musica del gruppo, ma spesso è rinforzato da influssi più estremi. Al di là di qualche venatura black, provengono in particolare dal death metal melodico, in parte ispirato all'incarnazione più classica del genere, in parte a quella più moderna. Questo dettaglio avvicina gli Exilium a Helvetii e Furor Gallico, sensazione aumentata anche dall'entrata in pianta stabile in line-up di Arianna Bellinaso, già in The Fifth Season come ospite saltuario. Alterna i suoi vocalizzi puliti a tratti operistici a quelli dell'altro nuovo cantante, Sam Biganzoli, che di norma usa il growl o altri tipi di cantati harsh. Anche questo elemento, in ogni caso, rende Myth of Mankind più coeso e focalizzato del precedente. Come quest'ultimo, al suo interno si possono trovare sia momenti ipermelodici che altri molto aggressivi, ma stavolta i varesini danno l'idea di aver lavorato meglio per amalgamare i vari elementi e trovare una direzione unitaria, decisa. Di conseguenza il loro talento, che sembrava appannato in The Fifth Season, qui è tornato a brillare. A dimostrarlo ci sono tanti brani notevoli, come per esempio Exe. È la canzone più melodica di Myth of Mankind, col suo ritornellone catchy e tante aperture soft, ma non manca di elementi più tirati come il bell'assolo del violino di Federico Bonoldi al centro, oppure alcuni riff taglienti. Oppure c'è la title track, un saliscendi tra momenti non freddi ma che sanno essere rabbiosi e altri di emozione forte come i chorus con in più un bel passaggio prog al centro, o ancora Surrender. Punta anche esso sulla melodia, presente anche nei momenti più pesanti, a tratti contorti e ancora di influsso prog, ma esplosiva negli splendidi refrain, evocativi e malinconici al tempo stesso. I picchi assoluti del disco sono però Into Oblivion ed Eclipse. La prima viva alla grande sul contrasto tra chorus melodici gestiti dal cantato lirico di Bellinaso e altri momenti più potenti, a tratti persino di retrogusto Gothenburg. Il tutto all'insegno di una buona malinconia, a tratti più oscura, a tratti da retrogusto quasi gothic. Ancora più memorabile è la seconda. Cantata tutta in italiano dal solo Biganzoli, al di là dei cori, anch'essa risulta vincente grazie alla sua varietà. Il ritornello è a presa super rapida con la sua epicità sfolgorante, ma si alterna con momenti più rabbiosi, seppur anch'essi non manchino di ottime melodie, folk come di chitarra. Anche il resto della scaletta è avvincente. Tolti un paio di pezzi evitabili, sforbiciando un poco i 51 minuti del disco, tutto il resto è molto buono. Non ci saranno squilli clamorosi come in Tales from This Land, ma la qualità media e la solidità sono più alte, segno che Myth of Mankind per gli Exilium è il disco della maturità. Al di là di questo, si tratta di un lavoro davvero concreto, ottimo e godibile, che riporta i varesini nel computo delle band più interessanti del panorama folk metal nostrano. Se ti piace il genere, almeno un ascolto è d'obbligo. Voto di Heavy Metal Heaven 85 su 100. Per questo è tutto. Ti abbiamo attratto verso questo ottimo esempio di folk metal italiano? Dicelo nei commenti, oltre a mettere il like al video e a condividerlo. In più puoi iscriverti al canale e attivare la campanella degli avvisi per non perdere neanche uno dei contenuti pubblicati ogni settimana. Infine, vieni a seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi il link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!